Crescendo, una delle cose che mi affascinava di più era quella sensazione di mistero e trasgressione che provavo nel restare sveglia fino a tardi per immergermi nel mondo del palinsesto televisivo notturno. Tra reality show come Jersey Shore e le irresistibili commedie romantiche come Sex and the City, c'era un altro programma che attirava la mia attenzione: Vite al limite. Mi affascinavano le storie dei pazienti che affrontavano percorsi estremi di perdita di peso, così come il carattere deciso del dottor Nosaradan, un medico tanto diretto quanto enigmatico. Una delle cose che ho notato è che ai pazienti veniva dato un libro, con tutte le indicazioni da seguire. Ma cosa c'era scritto al suo interno? Oltre alla dieta rigida prescritta dal dottore, quali altri consigli e strategie erano contenute in quelle pagine per affrontare una trasformazione così importante? Oggi parleremo proprio di questo, esplorando La bilancia non mente, le persone sì, un libro che contiene non solo il metodo alimentare del dottor Nosaradan, ma affronta in maniera diretta, senza censure, il tema dell'obesità. Sin dall'introduzione, il dottore evidenzia che l'obesità è una malattia multifattoriale, sottolineando che non si tratta solo di una questione di volontà. Molti dei suoi pazienti non hanno semplicemente fatto una scelta sbagliata nella vita, ma sono vittime di una combinazione di fattori genetici e ambientali che li spingono verso un comportamento alimentare disordinato. L'autore spesso dice che la bilancia è il miglior rilevatore di bugie, un concetto che emerge chiaramente nel libro e non solo nel titolo. L'obesità non è solo un segno di scarsa disciplina, ma di una profonda difficoltà nel riconoscere il legame tra ciò che si mangia e il bilancio energetico. Uno dei disturbi alimentari più comuni è l'overeating, in cui gli individui consumano enormi quantità di cibo, a volte 3-4 mila calorie per pasto, senza comprendere l'effetto devastante sul loro corpo. La condizione è spesso radicata in dinamiche familiari disfunzionali, tradizioni culturali che esaltano l'eccesso alimentare e un ambiente sociale che promuove cibi ultraprocessati e porzioni esagerate. Le cause di questa epidemia si possono raggruppare in due categorie: endogene e ambientali. Le prime comprendono la predisposizione genetica e il metabolismo, che sono al di fuori del nostro controllo, mentre le seconde sono influenzabili attraverso scelte consapevoli, come l'adattamento del proprio stile di vita e l'adozione di abitudini alimentari più sane. L'automazione della vita quotidiana, lo stress psicologico crescente e l'accesso a cibo calorico e porzioni abbondanti sono fattori che hanno reso l'ambiente moderno obesogeno. Oltre alle problematiche individuali, l'obesità ha gravi conseguenze economiche. Secondo il dottore, le spese sanitarie per i pazienti obese sono significativamente più elevate e i costi delle assicurazioni sanitarie aumentano a causa delle malattie correlate. Inoltre, le persone obese tendono ad avere una produttività inferiore sul posto di lavoro, il che comporta ulteriori perdite economiche a livello sociale e nazionale. Il paradosso è che, nonostante l'obesità grave possa essere visto come un destino ineluttabile per alcuni, il dottor Nosaradan fa notare che, purtroppo, rimane una scelta personale la decisione di intraprendere il percorso di cambiamento. A livello psicologico emerge il ruolo degli enabler, quelle figure che non solo non supportano il cambiamento, ma incoraggiano la dipendenza dal cibo. Queste persone, che possono essere familiari o amici, forniscono supporto emotivo al paziente, ma con modalità dannose. Alimentano l'obesità e la negazione del problema, creando un circolo vizioso che rende difficile il cambiamento. All'interno del libro viene fatto notare che la maggior parte dei DCA sono legati a numerosi fattori psicologici e familiari, tra cui esperienze di abuso, conflitti familiari e disturbi emozionali, e il cibo, per le persone affette da queste problematiche, diventa una forma di compensazione. Il trattamento dell'obesità, secondo il dottore, non può essere delegato alla società, né ai medici o ai farmaci da soli. L'individuo ha il potere di cambiare la propria vita e questo cambiamento inizia con una presa di coscienza personale. La cura dell'obesità passa attraverso il cambiamento dell'atteggiamento mentale, che deve essere positivo e orientato verso il miglioramento. La libertà di scelta che la società offre impone anche una grande responsabilità individuale. Siamo noi, in definitiva, a dover compiere il passo per cambiare la nostra condizione. Il percorso per superare l'obesità richiede di stabilire obiettivi chiari, sia a breve che a lungo termine. Obiettivi giornalieri e mensili aiutano a mantenere alta la motivazione, ma l'atteggiamento positivo è alla base di tutto. L'idea di vedere la vita come il frutto delle nostre scelte è centrale, e l'autore esorta i suoi pazienti a sviluppare una mentalità che non giustifichi la malattia come una condanna, ma la consideri un problema che può essere affrontato con determinazione.
L'approccio suggerito nel libro si articola in più fasi e comprende il cambiamento dell'atteggiamento, l'adozione di sane abitudini alimentari e l'aumento dell'attività fisica. Inoltre, vengono esplorati i farmaci maggiormente utilizzati, quali Orlistat, metformina e insulina. Essendo l'ultima edizione del libro datata 2019, non viene menzionato il semaglutide, oggi molto discusso. Per quanto riguarda invece bambini e adolescenti, il trattamento di questi casi si concentra sulla prevenzione e sulla correzione precoce dei comportamenti alimentari disfunzionali. Le cause dell'obesità in età giovane includono l'abuso fisico e la presenza di obesità in famiglia e l'uso di alcol e droghe. Un trattamento chirurgico viene considerato solo come ultima spiaggia, ma deve essere una decisione informata da parte della famiglia e dei medici, soprattutto quando si parla di interventi invasivi come la sleeve gastrectomy. Il cuore del piano alimentare proposto dal dottor Now è una dieta rigorosa da 1200 calorie al giorno, caratterizzata da un alto apporto di proteine e una riduzione drastica di carboidrati e grassi. La dieta è finalizzata non solo alla perdita di peso, ma anche al mantenimento della massa magra. Il dottore promuove una dieta che privilegi proteine di alta qualità, fibre e cibi antiossidanti, suggerendo al contempo di evitare alimenti ricchi di grassi e zuccheri. Il libro fornisce anche un'analisi dei macronutrienti e micronutrienti essenziali, con indicazioni precise sui dosaggi quotidiani. Tuttavia, alcune delle sue raccomandazioni riguardo i micronutrienti si discostano dalle linee guida scientifiche attuali, come quelle fornite da Examine.com, una delle fonti che ritengo personalmente tra le più affidabili per quanto riguarda gli studi in ambito di integrazione. Per sviluppare delle sane abitudini alimentari, il dottore introduce l'acronimo FAT, F per la frequenza dei pasti, A per la quantità di cibo da consumare in ogni pasto e T per il tipo di cibo, privilegiando proteine e fibre. Inoltre vengono spiegate ulteriori tecniche quali il mindful eating, ossia il mangiare con consapevolezza, prendendo il tempo per godersi ogni pasto e riflettendo sulle proprie abitudini alimentari e l'importanza di leggere le etichette nutrizionali. Ulteriori temi affrontati nel libro includono una serie di esercizi che possono essere eseguiti dai suoi pazienti nel programma televisivo, una panoramica della storia dei trattamenti chirurgici usati per trattare l'obesità e le indicazioni da eseguire pre e post intervento. Il capitolo finale si conclude con una lunga serie di messaggi motivazionali, ripetendo concetti già ripetuti nei capitoli precedenti, come l'importanza dell'atteggiamento positivo e della volontà di cambiare. Personalmente ho avuto l'impressione che l'autore dovesse chiudere il libro in fretta e furia, con un tono ispirazionale. La ciliegina sulla torta? Un bel Dio ti benedica, che chiude il libro con un tono quasi mistico e definitivo. Un'ulteriore esortazione che, seppur con buone intenzioni, risulta fuori luogo e forzata, in un contesto che avrebbe potuto essere invece più pratico e realista. Già ero stanca dei pipponi motivazionali, ci mancava solamente l'appello alla religione. In conclusione, La bilancia non mente, le persone sì, si rivela un libro che contiene informazioni molto interessanti, tra cui la dieta e le strategie del dottor Nosaradan, unite a una cozzaia di frasi motivazionali. Nonostante ciò, mi sono divertita un sacco a fare questa scoperta, e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.